Finalmente il nuovo gioco fantasy della Corvus Belli arriva su Wargames per Passione. Warcrow Winds from the North, il nuovo starter set per 2 giocatori. Sul retro possiamo vedere i contenuti della scatola e un'infarinatura del contenuto generale, più oltre appunto un dettaglio. Quello che potete trovare all'interno è veramente tanta roba. Abbiamo un sacco di modelli e abbiamo anche degli elementi scenici. Tiriamo fuori e vediamo subito il contenuto. Qui mi accorgo di aver aperto la scatola a testa in giù. E ora lo concretizzo. Eccolo qua, bello. Qualità Wargames per Passione. Beh, è il momento di farvi vedere come rimetto tutto nella scatola per far finta di aver fatto le cose a modo giusto. E quindi basette per tutti da 32 mm, 35 mm e poi modelli. So che siete molto interessati a sapere della qualità dei modelli, li trovo in una resina dura molto interessante. Abbiamo gli orchi che vengono dal nord, una qualità eccelsa per quanto mi riguarda, anche se hanno qualche bava di fusione di troppo. E poi i modelli dell'Egemony, il nuovo impero di razze miste che sta nascendo, ecco. Anche qui potete vedere un dettaglio di quello che è la fazione, per me, dei buoni, possiamo dire. I modelli sono fantastici, hanno un design fantasy molto anime, molto manga, che ricorda molto Infinity, l'altro gioco della Corvus Belli. Ovviamente se volete vedere i modelli in dettaglio, proseguite fino alla fine di questo video in cui vedrete una bellissima carrellata di tutti quanti i modelli che girano su una fantastica piattaforma roteante e bella bianca. Beh, procediamo quindi con i dadi di colori diversi a seconda della potenza e delle statistiche di chi li utilizza e le statistiche che potete trovare online per tutti i modelli base. Le statistiche sono in comodi cartoncini all'interno della scatola, da un lato in inglese, dall'altro in spagnolo, perché ovviamente la lingua madre se la fanno sentire, la Corvus Belli è spagnola, quindi perché non dovrebbero avere lo spagnolo? È giusto così, bravi, bravissimi. E niente, non vedrete niente, ma potete scaricarvi ovviamente le statistiche da internet. Il regolamento, anche questo lo potete trovare online, sinceramente è molto bello, molto ben scritto, quello che mi colpisce molto sono le attivazioni alternate, il fatto che sembra una schermaglia, in realtà il gioco non è affatto una schermaglia, stiamo parlando di un piccolo massivo con piccole truppe da una parte e dall'altra. All'interno poi c'è una piccola campagna del regolamento di 6 scenari. Completa il tutto un piccolo tappeto in carta, quindi un foglio, un cartoncino con cui possiamo fare i nostri elementi scenici, tanti segnalini, il dial per l'attivazione alternata e gli elementi scenici della Battle System in cartoncino componibili. Qui possiamo vedere un po' il dettaglio di quello che è io lo chiamo game mat, deformazione professionale, ma non lo è per niente, è un foglio di carta e gli scenici della Battle System. Li trovo molto belli a livello di qualità, secondo me sono molto interessanti, divertenti. L'unica cosa che secondo me mancano un po' di proporzioni, nel senso che bellissimi, facili da montare, ma i modelli sono un po' grossi rispetto ai disegni. E questo è quello che trovate nella scatola base. I Northern Tribes, quindi la tribù degli orchi del nord, che sono venuti appunto dal nord per saccheggiare e razziare. E l'Egemony, un impero appena nato che racchiude al suo interno una moltitudine di culture diverse e che cercano di portare, possiamo dire, la legge in un mondo fantasy, e ovviamente in questa scatola cercheranno di difendere la loro nazione dagli orchi. Questo era Warcrow Winds of the North della Corvus Belli e spero che il piccolo unboxing vi sia piaciuto. Da Wargames per Passione è tutto e ricordate di iscrivervi se volete vedere altri unboxing come questo e vedere i nuovi sviluppi di Warcrow sul nostro canale. Grazie Corvus Belli!